Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui con la deck profile del Rose Dragon. Ha ricevuto abbastanza di recente dei supporti che lo hanno aiutato, sì, ma non al punto da farlo diventare un buon rogue. Difatti, a mio dispiacere, rimane un for fun o comunque un rogue di basso livello, in quanto riesce a contrastare questi ultimi, ma contro T2 e soprattutto T1 fa veramente fatica. Sorprendentemente è alquanto bilanciato e anche consistente. Anche senza i due principali starter riusciamo comunque ad arrivare a loro in altri modi. È un deck che adoro perché per quanto giochi le solite carte come Fibrax o Linkross, ha una sua identità originale. Passando alla decklist, che è questa qui, giochiamo due Gigantes, che è un extender abbastanza facile da evocare, soprattutto se giochiamo alle Gospel. Spesso va in combo con Dotscaper, che se viene bannato si rievoca. È un +1 che non fa mai male e se viene distrutto in battaglia distrugge tutte le magie trappola sul terreno. Un peso carota, perché lo possiamo mandare al cimitero grazie al drago rosa bianca. È facile da evocare, specie se facciamo tornare in mano Rose Girl dal cimitero, ed è comodo per avere un pianta sul terreno da usare con Crossroads Dragon ed evocare il sincro aroma. Poi abbiamo il reparto draghi rosa, in cui gioco un drago rosa blu, che è una carta sottovalutata, che in realtà risulta essere utile in situazioni complicate, in cui rimane sul terreno perché non riusciamo ad evocare da extra, e se distrutto in qualsiasi modo, anche da un nostro effetto, rievoca dal cimitero un drago rosa nera o mostro pianta generico. Poi abbiamo due drago rosa bianca, che potrebbe essere giocata anche a 3 copie, dato che funge da extender specialandosi dalla mano se controlliamo un tuner. Se viene evocato normal ci permette di evocare specialmente un Rose Dragon qualsiasi, eccetto se stesso, da mano o cimitero. E come detto prima, se viene usato come sincro materiale mandiamo un peso carota dal deck alcimi, o comunque può essere un qualsiasi mostro pianta. Infine il 3x di Drago Rosa Rossa, che è il nostro principale tuner, perché se viene usato come materiale sincro ci permette di evocare dal mazzo un drago rosa e di aggiungere una carta fra Frozen Rose o Fioritura della Rosa. L'1x di Rose Fairy, che ci serve unicamente per essere aggiunta da Frozen Rose e quindi evocarsi subito dopo per il suo effetto. Piccolo engine Predaplant con 3 Scorpio e 2 Cobra standard che andiamo ad evocare con Blossom e ci servono per aggiungere fusione istantanea. Poi abbiamo Rose Princess, che al momento è disponibile solo in Giappone assieme alla magia terreno che vedremo dopo. La giochiamo a 2 copie, fa sia da extender, dato che si può evocare special dalla mano se solo il nostro avversario controlla mostri, oppure possiamo scartarla per darci appunto la terreno White Rose Cloister. In realtà noi speriamo che questo effetto ci venga negato, perché la terreno è utile, ma non è fondamentale. 3 Rose Girl, che è il nuovo supporto di Eternity Code, davvero forte come carta. È un tuner che viene evocato specialmente dalla mano se un mostro pianta lascia il terreno, ed assieme alla spina malvagia ci fa iniziare la combo. Un effetto da non dimenticare è quello che se al cimitero e controlliamo un mostro pianta, la possiamo aggiungere alla mano, cosa che risulta comoda per evocare peso carota, oppure per avere una carta da scartare per negare con Dragoon. Ovviamente il 3x di Lonefire Blossom, che è il nostro starter assoluto, fortissimo. Non dice una volta per turno e ci fa evocare dal mazzo qualsiasi mostro pianta. Una Fata Rosa Oscura ed un Caligo Claw Crow, che sono dei semplici extender. Spora, carta utilissima, sia perché è un tuner, sia per il fatto che può assumere diversi livelli evocandosi specialmente dal cimitero. Poi un amante rosa, un extender utile in alcune situazioni in cui ci può addirittura salvare. Possiamo mandarla al cimitero comunque in diversi modi, quindi è abbastanza facile averla al cimitero. Poi spina malvagia, che va giocata in 3x, però se ne peschiamo 2 è un problema. E come detto prima la giochiamo in combo con Rose Girl per evocare il Link Aroma e poi fare l'Onfire Blossom. Per chiudere con i mostri abbiamo Dotscaper,
che è un extender terra, si evoca special quando finisce al cimitero, mostro resuscitato, con una staple assolutamente da usare. Uno per uno, sempre comodo, sia perché ci fa scartare, che a volte è anche produttivo, sia perché ci fa evocare spina malvagia. Fusione istantanea, che usiamo per evocare il mostro marino lì, sepoltura sciocca, e passando alle carte di archetipo abbiamo l'uno per di Frozen Rose, che useremo principalmente per tributare Elpi ed aggiungerci in mano Rosfairy. In altre situazioni, se magari abbiamo già in mano Rosfairy, o se comunque non riusciamo ad arrivare ad evocare Elpi, risulta comunque utile. Ovviamente Giardino Nero, che è una carta fortissima, rompe veramente molto le scatole, a volte purtroppo anche a noi però. Ed infine la nuova terreno, che appunto non è ancora uscita qui da noi, che è utile per avere un'evocazione in più. Infatti se non controlliamo mostri possiamo evocare special un drago rosa o piante dalla mano. Le uniche due trappole che abbiamo sono Fioritura della Rosa più oscura, utile quando abbiamo bisogno di difenderci o comunque non abbiamo mostri pianta per sfruttare l'effetto di Crossroads. Inoltre è una carta che si ricicla, basta che bandiamo una pianta che controlliamo e nella standby phase quel mostro pianta si rievoca, che è un effetto che in realtà possiamo sfruttare anche per salvare i nostri mostri pianta che magari ci servono di più, come il sincro aroma. E poi Blessed Winds. La searchiamo grazie alla dolce maggiorana, appunto il sincro aroma, e va in coppia appunto con esso. Con la trappola mischiamo nel mazzo una pianta dal cimitero, guadagniamo 500 life points, si attiva l'effetto del sincro che spacca una carta sul terreno. E inoltre se dolce maggiorana finisce in qualche modo al cimitero, grazie alla trappola possiamo pagare 1000 life points ed evocarla nuovamente. Sul rateo delle carte di main, onestamente penso ci sia poco da spiegare. Passando all'extra, abbiamo Dragoon, troppo forte per non giocarlo. E mi piace anche come viene integrato nel mazzo, perché per evocarlo usiamo Maddima Madragon più Tzolkin, che rimane sul terreno occupando uno spazio a volte inutilmente. Poi il mostro marino, che ci serve per attivare l'effetto di punto pecora e per evocare Tzolkin assieme a Garden Rose Maiden. Tzolkin, che ci permette di evocare Ala Cristallo e di fare Dragon appunto, ma che in alcuni casi terremo volentieri sul campo. Savage, altro boss monster impossibile da non giocare, pure lui fortissimo. Ala Cristallo, che oltre a negare, a volte è fondamentale per mandare KO dei ciccioni avversari. Poi abbiamo Moonlight o comunque il Drago Rosa Nera standard, che sono intercambiabili, dipende magari dall'avversario, da come volete giocare voi. Poi la Dolce Maggiorana, che introduce questo mini engine che onestamente mi piace molto. Appunto assieme alla trappola danno parecchio fastidio all'avversario, inoltre ci fanno tornare risorse nel mazzo, quindi non male, e guadagniamo anche life points, quindi ottimo. Il Maddi Madragon, che come detto prima ci serve per evocare Dragoon. La Maiden, che è molto forte, ci fa dare Giardino Nero. Se al cimitero la possiamo bandire per evocare un drago rosa o sincro drago generico, sempre dal cimitero. Jasmine, che è il link a Roma, ci serve esclusivamente per portare dal mazzo il Blossom. La usiamo solo in alcune situazioni, ad esempio quando partiamo con Spina Malvagia e Rose Girl. Fibrax lo usiamo per evocare Drago Rosa Rossa principalmente. Crossroads Dragon, che è davvero una bella carta, ci permette di evocare un qualsiasi mostro pianta sincro o sincro rosa, tributando un mostro o anche token, a patto che sia pianta. Mentre al cimitero, se un mostro viene distrutto dall'effetto di una carta, possiamo bandire Crossroads ed evocare dal cimitero un drago rosa. Anche qui generico. Poi abbiamo un punto pecora che fa parte della combo comunque e ci serve per rievocare dal cimitero il Blossom, che poi ci porterà a Spora. Elpi ci serve per evocare Drago Rosa Rossa e l'Incross per evocare i token che ci serviranno per evocare la Maiden. Passando al side utilizziamo come entrap le Ghost Bell perché sono terra e hanno comunque un buon effetto. Poi il set Psy Frame,
che vorremmo utilizzare per negare entrap avversarie, dato che abbiamo diversi effetti che quando vengono attivati lasciano il campo privo di mostri, e quindi Gamma si può attivare benissimo, come ad esempio il Blossom che si tributa per evocare il Predaplant. Spina Malvagia fa la stessa cosa, quasi. Rose Princess viene scartata e poi ce ne sono altri simili. Poi abbiamo Dark Ruler No More, è una spaccaboard perfetta. Ovviamente è forte contro i combo, contro le board da 10.000 negazioni. Non ci importa molto che non possiamo fare danno, perché comunque poi apparecchiamo noi una board che il nostro avversario difficilmente riuscirà a levare. Poi lo Spolverino, che ci hanno permesso di usarlo, quindi perché no? Anche perché contro i control è una manna dal cielo. Stessa cosa più o meno per Red Reboot, che specie contro i mazzi che hanno tante trappole, oltre che impermanence, è ottima. Veramente ottima. Poi ovviamente Drago Rosa Nera la possiamo usare specialmente contro i mazzi che sono pieni di carte settate o comunque hanno il campo bello pieno. Poi la Traptrix Allomerus ha entrambi gli effetti molto utili ed inoltre non può essere colpita dalle trappole, che è una cosa da non dimenticare. Il primo effetto si spiega da solo. Attacchiamo 2 ed evochiamo un pianta a livello 4 o inferiore dal cimitero. Il secondo effetto è perfetto in combo col Sincro Aroma, trappola anche. Distruggiamo un mostro avversario e poi ne prendiamo subito il controllo, quindi tanta roba, soprattutto se il mostro avversario è forte. Ed infine Levier, che è sempre utile. Durante il siding possiamo togliere varie carte, però principalmente vi consiglio o Fioritura della Rosa, Fata Oscura, Rose Lover, anche Sepoltura Shock con Dot Scaper potreste. Una Rose Princess, uno per uno, più o meno queste qui. Di extra invece andiamo a togliere sempre e solo 2 carte, ovvero Maddi, Mardragon e Dragoon, contro mazzi che negano troppo e in cui sappiamo che sarà praticamente impossibile evocarli. E quindi inseriamo la Traptrix con Levier, che ci danno molta più consistenza, ed ovviamente poi Drago Rosa Nera va a sostituire Moonlight quando volete. Facendo un paio di considerazioni, lo mazzo principalmente combo e quindi aggro, ma un minimo di base control che lo aiuta in situazioni di stallo. Soffre molto il fatto di dover giocare in alcuni casi subito Fibrax o altre carte di extra, non seguendo la combo standard, perché in questi casi poi successivamente non possiamo più usare quelle carte perché sono finite al cimitero. Soffre le negazioni? In un certo senso sì, ma di più forse le distruzioni. Ha diversi parafulmini da entrap appunto ed extender, ma se viene colpito nel punto giusto e al momento giusto fa male, e non poco. Ha un brutto matchup contro Zombie World, perché distrugge gli effetti attivabili sui tipo pianta, come Crossrose o l'Aroma Link. Ovviamente contro Dragma, o Dogmatica, come volete chiamare, perché può mandarci al cimitero carte di extra che ci servono. Per il resto non ha matchup particolarmente brutti. Detto questo, comunque, vi lascio ai replay.
Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Look behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the side.